Hai già pensato a degli accessori all'uncinetto per quest'estate o per le tue vacanze? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona, ho pensato io ai vostri accessori per quest'estate. Oggi vi mostrerò come ho realizzato questo fantastico cappello all'uncinetto in raffia e non solo, appunto rete. Perché proprio oggi vi porto il tutorial di questo progetto? Semplicissimo, me l'avete chiesto sempre voi in un recente sondaggio che ho fatto su Instagram. Se ancora non mi segui, corri a farlo. Ma in realtà non mi avete suggerito proprio questo progetto nello specifico. Sì, ok, il cappello in raffia appunto rete, insieme ad un altro progetto che io ho già realizzato e davvero ve lo farei vedere subito. Ma pazienza, presto arriverà il tutorial anche di quello. Nel frattempo che vi pubblico il prossimo tutorial, provate ad indovinare sotto nei commenti di cosa si tratta. Comunque andiamo al materiale cosa ho impiegato: circa 90 grammi di raffia, uncinetto di lavorazione 4,5. In questo tutorial troverete tutte le istruzioni utili per adattare lo schema a qualsiasi taglia, dai più piccoli ai più grandi. A questo punto vi rimando direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Per realizzare un cappello all'uncinetto su misura bisogna seguire una regola fondamentale base, che vale sia per gli uomini sia per le donne che per i bambini. Innanzitutto bisogna realizzare un pannello tondo il cui diametro corrisponda al risultato di una semplice operazione matematica, ovvero circonferenza testa diviso pi greco 3,14. Nel mio caso la circonferenza della mia testa è 55 cm, diviso il pi greco 3,14 viene fuori un numero 17, numeri infiniti. I numeri dopo la virgola non li teniamo in considerazione, prendiamo in considerazione il 17. Per questo progetto non sono arrivata a 17 cm ma a 16 cm perché conosco benissimo questo materiale e so che con il tempo cede. Infatti un cappello realizzato molti anni fa adesso praticamente mi naviga. Raggiunto il diametro esatto che ci occorre per la nostra taglia, possiamo procedere con il corpo del nostro cappello, ma intanto vediamo come avviare questo pannello tondo e come distribuire gli aumenti. Questa volta piuttosto che fare un anello magico vado a fare un cappio, 2 catenelle, e nella prima catenella vado a lavorare 6 punti bassi. 1, 2, cerco di lavorare anche la coda, 3, 4, 5 e 6. Ci occorrerà anche un marcapunti perché andremo a lavorare a spirale senza mai chiudere il giro per una questione estetica. Iniziamo il secondo giro di aumenti. Nel primo punto vado a lavorare 2 punti bassi e lo farò per gli altri punti che ho al di sotto. Subito vado a marcare il primo punto, così so che alla fine del giro devo iniziare da qui. Punto basso successivo, un aumento, 2 punti nello stesso, aumento, ultimo punto, aumento. Durante questo secondo giro mi ritrovo con 12 punti. Iniziamo il terzo giro. Alternerò nel primo punto un punto basso che vado a segnare col marcapunti. Nel secondo punto lavoro un aumento, 2 punti nello stesso. Nel primo punto un punto basso, nel secondo punto un aumento e continuo così per tutto il giro. Al termine mi ritroverò con 18 punti. Ad ogni giro aumentiamo sempre di 6 punti.
Al termine mi rimangono gli ultimi 2 punti, nel primo faccio un punto e nel secondo un aumento. Tolgo il marker e iniziamo il quarto giro, invertiamo anche l'aumento, così il nostro lavoro sarà perfettamente tondeggiante. Nel primo punto, quindi inizio subito con l'aumento, 2 punti nello stesso e rispettiamo la sequenza. Se prima avevamo fatto un solo punto e poi l'aumento, stavolta ne facciamo 2 consecutivi, quindi un punto singolo nel primo e un punto singolo nel secondo. Aumento nel primo punto e un punto singolo nel secondo e nel terzo punto. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Al termine ci ritroveremo con 24 punti bassi. Ci rimarranno gli ultimi 3 punti. Rimaniamo fedeli alla sequenza, nel primo facciamo l'aumento e stavolta terminiamo con un punto basso singolo negli ultimi 2 perché abbiamo invertito l'aumento ad inizio giro. Procediamo per il quinto, intanto lavoro un punto basso nei primi 3 punti, 1, 2 e 3. Vado a segnare il primo di 3 e poi faccio l'aumento. 2 punti nello stesso. Ripeto, un punto singolo nei prossimi 3 punti. Un aumento, ripeto per tutto il giro e stavolta al termine mi ritroverò con 30 punti bassi. Giro numero 6, inizio con l'aumento, 2 punti nello stesso, più un punto singolo nei primi 4 punti. Ripeto un aumento più 4 punti per tutto il giro, mi ritroverò con 36 punti bassi. Giro numero 7, un punto basso singolo nei primi 5 punti sottostanti, 3, 4, 5, un aumento nel punto successivo. Ripetiamo per tutto il giro, ci ritroveremo con 42 punti bassi. Giro numero 8, inizio con l'aumento, 2 punti nello stesso, e un punto singolo nei prossimi 6 punti. Ripetiamo per tutto il giro, al termine ci ritroveremo con 48 punti bassi. Giro numero 9, lavoro un punto singolo nei prossimi 7 punti, e poi l'aumento. Ripeto per tutto il giro, ci ritroveremo con 54 punti bassi. Per il mio cappello mi fermo a 9 giri, ho raggiunto 16 cm, mi ritrovo 54 punti che è un numero multiplo di 2, quindi numero perfetto per avviare poi la lavorazione a punto rete che fra poco vedremo. Ma intanto per realizzare il corpo del nostro cappello dobbiamo andare avanti con la lavorazione, non faremo più ovviamente aumenti, ma lavoreremo un punto in ciascun punto, il marcapunti ci occorre sempre. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per questo primissimo giro che stiamo iniziando insieme e per altri 2, per un totale di 3 giri. Ho terminato i miei 3 giri a punto basso, infatti ho messo il marker appunto per segnalare il primo di 3. A questo punto andiamo avanti a punto rete. Nel primo punto vado a fare un punto bassissimo perché comunque devo togliere questo scalino. Ne faccio un altro, 1, 2 e 3. Vado a segnarmi sempre il primo punto bassissimo di 3. Adesso faccio una catenella, nello stesso punto vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, casomai fate le 3 catenelle,
poi faccio una catenella, salto un punto e nel punto successivo faccio un punto alto. Catenella, salto un punto e nel successivo faccio un punto alto e inizio la mia lavorazione a punto rete. Catenella, salto un punto, vado nel successivo, un punto alto. Catenella, salto un punto, vado nel successivo e continuo così per tutto il giro finché non lo termino. Sto per terminare il giro. Catenella, salto un punto e in quello segnato con il marker, che è sempre il primo punto, vado a fare un punto alto. Se vi ricordate, lì avevamo fatto il punto bassissimo. Come notate, tutto torna. Ho il secondo punto bassissimo e nel terzo avevo lavorato il primo punto alto. Catenella, mettiamo il marcapunti qui, è sempre il primo punto di ogni giro. Ci siamo spostati insomma con i punti bassissimi. Comunque, fatta la catenella, vado a chiudermi nel primo punto alto con punto bassissimo. Volendo lo possiamo spostare anche qui il marker. Quindi abbiamo concluso il nostro giro a punto alto, a punto retato. Continuiamo durante il giro successivo, il quinto, perché abbiamo fatto 3 giri a punto basso, punto rete, quarto, quinto, vado a fare semplicemente un punto basso in ciascun punto alto e in ciascuna catenella. Sono arrivata al marcapunti, adesso lo spostiamo, ho paura che le principianti possano confondersi un po'. Vado a lavorare un punto basso nell'ultimo punto alto e l'ultimo punto basso nella catenella di separazione. Vado nel primo punto basso e faccio un punto basso. Questo punto è il primo di questo giro appena iniziato insieme. Ho pensato che prima di andare a lavorare il punto rete vado a fare un altro giro a punto basso, quindi alternerò 2 giri a punto basso e un giro a punto alto. Intanto vado avanti lavorando un punto in ciascun punto. Ho sempre 54 punti, se avete qualche dubbio, man mano che andate a lavorare i punti bassi contateli, fate sempre in tempo. Bene, ho terminato anche il secondo giro a punto basso. Riprendiamo il punto rete. Nel primo punto vado a fare un punto bassissimo, ne faccio altri 2, quindi secondo punto bassissimo e terzo catenella e inizio il giro da qui. Sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi, catenella di separazione, salto un punto e vado nel successivo. Catenella, salto un punto, vado nel successivo e continuo in questo modo per tutto il giro. Fino a quanto continuare con il corpo del nostro cappello finché non raggiungiamo gli stessi centimetri che abbiamo sviluppato all'inizio per il diametro. Nel mio caso 16 centimetri. Dobbiamo partire esattamente dal centro fino al giro in cui stiamo lavorando. Quindi qui sono io praticamente a 17 centimetri, non a 16, ma non fa nulla. Il motivo è semplicissimo, perché sto lavorando dei punti alti che con questo filato equivalgono a 2 centimetri. Quindi a questo punto termino il giro, visto che sono arrivata ai centimetri che dovevo raggiungere. Ovviamente anche voi farete lo stesso, prendete un attimino le misure e ci rivediamo per la costruzione della tesa. Sono al termine del giro, quindi catenella e vado a fare l'ultimo punto alto nel punto bassissimo segnato con il marker. Ok, catenella per concludere il giro, secondo punto bassissimo lo saltiamo e poi ci andiamo a chiudere nel primo punto alto. Come notate tutto coincide perfettamente. Ora, visto che abbiamo lavorato il giro a punto rete, riprendiamo la nostra lavorazione a punto basso, ma continuo in tondo. Vado nel primo punto alto e faccio un punto basso.
Per andare a costruire la tesa dobbiamo andare a lavorare degli aumenti, chiaramente. Di giro in giro faremo sempre degli aumenti, poi dipende quanto larga vogliamo la nostra tesa, è chiaro. Io intanto per adesso inizio col primo giro di aumenti, quindi vado a lavorare esattamente 8 punti consecutivi e poi l'aumento. 8 e nel nono punto, che coincide con il punto alto, vado a fare un aumento. E per tutto il giro ripeterò questa sequenza: 8 punti bassi, un aumento. Bene, ho terminato il giro, iniziamo il successivo. Farò sempre degli aumenti, intanto faccio il primo aumento fin da subito nel primo punto, 2 punti nello stesso, vado a segnarmi il primo e poi faccio un punto singolo nei prossimi 9 punti e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Ho terminato anche questo giro, vado a riprendere il punto rete. Anche per la tesa farò la lavorazione a punto rete. Vado a fare 3 punti bassissimi consecutivi, 1, 2 e 3. Credo che già avete assimilato bene la tecnica. Faccio una catenella, faccio il primo punto alto, punto alto, una catenella, salto un punto e nel successivo lavoro il punto alto. Amiche ed amici, continuerò in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro a punto rete, farò altri 2 giri a punto basso con gli aumenti, rispettando la sequenza dell'ultimo giro. Quindi farò un primo giro a punto basso lavorando 10 punti ed un aumento, e poi farò l'ultimo giro a punto basso lavorando un aumento e 11 punti bassi. Ve lo anticipo già da prima perché farò questa operazione fuori fotocamera. Penso che tutti i passaggi siano ben chiari, non è necessario che ve lo rimostri un'altra volta. Alla fine ho fatto 4 giri a punto basso, non 2. Nei 2 giri a punto basso, subito dopo la lavorazione a punto rete, ho seguito la sequenza di punti che vi avevo indicato prima. Nel terzo giro invece ho cambiato la sequenza: 3 punti, un aumento, 3 punti, un aumento per tutto il giro, e nel quarto ed ultimo giro a punto basso invece ho lavorato un punto in ciascun punto, e questo qui è il risultato. Terminato il giro, volendo potreste anche andare avanti per altri 2 giri, dipende quanto volete ampia la tesa. Andiamo a chiudere il giro e a nascondere tutto per bene. Dunque, tolgo sto scalino con dei punti bassissimi, entro nel primo e chiudo, entro nel secondo e chiudo, entro nel terzo e chiudo, facciamo un quarto punto bassissimo e poi il quinto lo faccio con l'asola invisibile. Mi aiuto ovviamente con un ago, mi inserisco nel punto successivo, al centro dell'ultimo, nascondiamo per bene questo eccesso, mi raccomando, perché col tempo si sfila e se lo utilizzate per andare a mare, con il sole si sfila. Io parlo per esperienza, davvero, il cappellino amaranto l'ho sfruttato al massimo, l'ho messo davvero alla prova e devo dire che regge ancora, ma con qualche difettuccio. E voilà, cappello a punto rete in raffia completato, pronto per essere indossato quest'estate, al mare o in vacanza, fai tu. Comunque io faccio davvero ridere, sto indossando il cappello in raffia e ho anche il cardigan in lana prettamente invernale. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, volevo farvelo vedere anche indossato perché merita. Poi mi dispiace questa combinazione lana-raffia, però purtroppo il clima è quello che è, poi tra l'altro è da febbraio, anzi in realtà gennaio, poi i tutorial sono andati online a febbraio, che realizzo progetti prettamente primaverili
capelli estivi, quindi diciamo che ci può anche stare il fatto che stia indossando un cardigan in lana, ma fa ancora un po' freddino. Per qualsiasi dubbio o informazione vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se proverete a replicarlo, ma penso proprio di sì perché me l'avete suggerito proprio voi su Instagram insieme ad un altro progetto. Prova ad indovinare. Infatti a questo punto io vi do l'appuntamento al prossimo progetto che non vi potete assolutamente perdere. Da una parte vi stupirà, magari non ve l'aspettereste da me, e sempre chi mi segue su Instagram e segue le mie live sa, può intuire, però sì, sarà proprio così, ma solo per voi. Comunque grazie per l'attenzione, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Quindi cosa aspetti? Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi progetti. Alla prossima, un bacino!